Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa bellissima piastrella con un fiore tridimensionale contornata da questo punto rete e questi punti alti chiusi insieme che fanno da petali. È una piastrella molto carina, molto adatta anche per fare un cuscino, una maglia, magari metterci qualche piastrella ogni tanto per dare quel tocco sfizioso in più, una stola, insomma si può prestare a tantissimi progetti. È davvero molto facile da realizzare. Io questa l'ho realizzata col giallo e un verde un pochino più scuro. Quella che vi farò adesso nel video, farò il fiore col filo bianco, è un verde un po' più tenue. Andiamo alla spiegazione. Filo è uncinetto, ne lascio un pezzettino perché faremo l'anello magico che dopo dovremo ripassare più volte per essere sicuri che non si apra. Quindi fatto il mio anello magico salgo con 2 catenelle e un punto alto. Questo sarà il mio primo gruppo di 2 punti alti chiusi insieme. Aggiungo 3 catenelle di separazione, rientro nell'anello magico, faccio un punto alto chiuso a metà, prendo il filo, rientro, punto alto chiuso a metà. Quando ho 3 anellini sull'uncinetto li chiudo tutti e 3 insieme. Faccio di nuovo le mie 3 catenelle di separazione, ripeto, entro nell'anello magico, punto alto chiuso a metà, prendo il filo, rientro, punto alto chiuso a metà e dopo vado a chiudere tutti e 3 i miei anellini insieme. 3 catenelle e andremo avanti a lavorare finché non avremo raggiunto 8 gruppi di 2 punti alti chiusi a metà, ovviamente separati dalle 3 catenelle. Fatti i miei 8 gruppi di 2 punti alti chiusi insieme, aggiungo le ultime 3 catenelle di separazione, stringo bene il mio anello magico e vado a chiudere il giro nel primo gruppo di punti alti con un punto bassissimo. Dopodiché faccio una catenella che andrà a sostituire il mio primo punto basso. Mi sposto nell'archetto successivo tra i 2 petali, eseguo un mezzo punto, 3 punti alti, e un altro mezzo punto alto. Dopodiché mi sposto nei 2 punti alti chiusi insieme, faccio un punto basso. Mi sposto nell'archetto successivo, mezzo punto alto, 3 punti alti, e un altro mezzo punto alto nello stesso archetto di base. Dopo mi sposto qui e faccio un punto basso. Vado avanti nell'archetto successivo, mezzo punto alto, 3 punti alti, mezzo punto alto nello stesso archetto di base, entro nei 2 punti alti chiusi insieme, faccio un punto basso. Andiamo a riempire tutti i nostri archetti in questa maniera. Ci vediamo quando ho realizzato l'ultimo petalo. Ho finito l'ultimo petalo con il mio mezzo punto alto, adesso vado a chiudere nella prima catenella dell'inizio giro con un punto bassissimo. Dopodiché faremo in questa maniera, dovremo fare un punto basso a rilievo dietro, quindi vado qui dove c'è la catenella, entro da dietro e sono davanti, scavalco questa catenella, torno dietro, prendo il filo e faccio questo punto basso, deve restare dietro. Dopodiché faccio 5 catenelle di separazione, e ripeto l'operazione, vado a cercare il punto basso
qui sopra i due punti alti chiusi insieme, entro dietro, giro dietro, piego il lavoro così e faccio un punto basso, 5 catenelle, cerco il mio punto basso qua, entro da dietro, giro intorno e riesco dietro, punto basso, 5 catenelle, allargo bene qui, entro, giro intorno, piego il lavoro, punto basso, 5 catenelle, entro, giro intorno, piego il lavoro, punto basso e andiamo a finire il giro in questa maniera. Ho terminato anche l'ultimo archetto di 5 catenelle, vado a chiudermi con un punto bassissimo nel punto basso che abbiamo fatto dietro nel primo. Dopodiché salgo con una catenella, prendo il filo, mi sposto nel primo archetto utile, questo qua dietro, vado a fare mezzo punto alto, 5 punti alti, aggiungo mezzo punto alto nello stesso archetto di base, dopodiché mi sposto con un punto basso nel punto basso che abbiamo fatto a rilievo dietro. Prendo il filo, mi sposto nell'archetto successivo, sposto il petalo in modo da avere tutto il lavoro ben visibile, mezzo punto alto, 5 punti alti, aggiungo il mezzo punto alto, dopodiché mi sposto con un punto basso in questo punto basso qua dietro, vado nell'archetto successivo, mezzo punto alto, 5 punti alti, ne aggiungo un altro mezzo, entro nel punto basso e faccio un punto basso e andiamo a terminare il giro in questa maniera, riempiendo tutti gli archetti in questo modo. Ho riempito anche l'ultimo archetto, adesso vado a chiudere il lavoro con un punto bassissimo nella prima catenella di inizio giro. Faccio il nodino di sicurezza, taglio il filo, prendo un ago da lana e vado a nascondere queste codine. Inizio con l'anello magico facendo più giri in modo che non si apra. Due dovrebbero bastare. Blocco con un punto asola e vado avanti ancora per qualche punto, dopodiché taglio il filo. Dopodiché passiamo a questa. Faccio passare dietro il filo poi vado avanti per un po' di punti.
e taglio il filo. Così abbiamo il nostro lavoro pulito, pronto per ripartire con un altro colore. Finito il nostro fiore, prendo l'altro filo, uncinetto, nodino iniziale, entro al centro. Qui abbiamo mezzo punto alto, 5 punti alti e mezzo punto alto. Entriamo nel terzo punto alto utile. Faccio un punto basso, una catenella, questo sarà il nostro primo punto alto. Dopodiché faccio un altro punto alto. 3 catenelle di separazione. Rientro nello stesso punto di base, faccio 2 punti alti chiusi insieme, così come abbiamo fatto nel primo giro. 3 catenelle di separazione, rientro nello stesso punto di base, faccio il terzo gruppo di 2 punti alti chiusi insieme, per un totale di 3 nello stesso punto di base. Aggiungo 3 catenelle di separazione e mi sposto nel centro dell'altro petalo, quindi qui abbiamo il mezzo punto alto numero 1, numero 2, numero 3, entriamo e facciamo un punto basso. Se vedete che tira un pochino non importa, perché sarà proprio questo che darà l'effetto 3D al fiore. 3 catenelle di separazione, anche qui vado a cercare il mio punto centrale nel prossimo petalo, quindi abbiamo il mezzo punto, numero 1, numero 2, numero 3, terzo punto alto utile, vado a ripetere il mio gruppo di 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle, rientro, 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle, rientro di nuovo, faccio i miei 2 punti alti chiusi insieme, faccio le 3 catenelle e mi sposto al centro del petalo successivo con un punto basso. Di nuovo 3 catenelle, mi sposto nel centro dell'altro petalo e vado a ripetere i gruppi di 2 punti alti chiusi insieme. Praticamente poi il giro lo terminiamo in questa maniera. Facciamo i gruppi di 2 punti alti chiusi insieme per 3 volte, dopodiché ci spostiamo nel petalo successivo, punto basso, qui ripetiamo i punti alti chiusi insieme, dopodiché ci rispostiamo di qui, punto basso, e andremo a chiudere il giro. Sono arrivata all'ultimo punto basso, adesso faccio 3 catenelle di separazione e vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo gruppo di 2 punti alti chiusi insieme. Dopodiché mi sposto con un punto bassissimo nell'archetto successivo, salgo con una catenella che sarà il mio primo punto basso, dopodiché ne faccio 3 di separazione, prendo il filo, entro nel gruppo centrale, questo, praticamente chiamiamoli petali, petalo numero 2, e vado a fare 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle di separazione, riprendo il filo, rientro e faccio 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito qua sotto e faccio un punto basso. Dopodiché faccio 5 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso, 5 catenelle, entro nell'archetto che viene dopo con un punto basso, 5 catenelle di separazione,
entro nell'archetto, nel primo archetto tra i due petali con un punto basso, 3 catenelle di separazione, entro nel petalo centrale e ripeto 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle e 2 punti alti chiusi insieme. Tre catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Se vedete che fa il cappello, non spaventatevi, perché è proprio questo cappello qua che dà l'effetto 3D al fiore. Ora vado a fare gli altri due lati nello stesso modo, ci vediamo quando ho finito il giro. Ho fatto il mio ultimo punto basso, adesso vado a chiudere il giro in questa maniera, faccio 2 catenelle, prendo il filo, entro nella prima catenella, quella che sostituisce il primo punto basso, e faccio un punto alto. Dopodiché rientro nello stesso archetto e faccio il punto basso. Praticamente qui abbiamo chiuso e iniziato il giro. Abbiamo chiuso il giro precedente e iniziato quello nuovo. Aggiungo 5 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso, 3 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto tra i due petali e vado a fare 2 petali, quindi 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle, rientro e faccio ancora i miei 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto che ho subito sotto e faccio il mio punto basso, aggiungo le 5 catenelle di separazione e vado nell'archetto successivo, punto basso, 5 catenelle, entro nell'archetto dopo, punto basso, 5 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 5 catenelle, entro nell'archetto dopo, faccio punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, entro al centro dei due petali e vado a replicare i due petali. Tre catenelle, ne ho fatto uno, aggiungo le 3 catenelle, rientro, faccio l'altro, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto successivo, faccio un punto basso e vado a finire tutto il giro in questa maniera. E ovviamente dovete decidere voi se per voi la piastrella è finita, se volete andare avanti. Se volete andare avanti non farete altro, appuntorete, normalmente non farete altro che rifare le 2 catenelle, prendere il filo, entrare nel primo punto basso, fare il punto alto, rientrare, fare il punto basso e continuare con le 5 catenelle, dopodiché in prossimità dei petali 3 entrare nel centro, poi fare 2 petali e andare avanti finché ne avete voglia, altrimenti potete proseguire come ho deciso, perché una l'ho fatta così, l'ho lasciata così com'è, e questo ho deciso che vado a rifinirla a punto granny, quindi a questo punto io sono qui, vado a fare le mie 5 catenelle normalmente, entro nel punto basso, faccio un punto bassissimo, mi sposto nell'archetto, salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, ne faccio altre 2, aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto successivo, faccio 3 punti alti, catenella di separazione, entro nell'angolo e tengo il motivo di 2 punti alti chiusi insieme, 3 catenelle,
rientro 2 punti alti chiusi insieme, catenella di separazione, entro nell'archetto successivo, 3 punti alti, catenella di separazione, entro nell'archetto dopo, 3 punti alti. Praticamente vado a lavorare 3 punti alti per ogni archetto che ho a disposizione. Quando arrivo al centro dell'angolo ripeto il motivo dei gruppi di 2 punti alti chiusi insieme separati da 3 catenelle e vado a finire il giro in questa maniera. Ho lavorato l'ultimo gruppo di punti alti, ho aggiunto la catenella, vado a chiudermi con un punto bassissimo e ho deciso che la mia piastrella è finita. Voi ovviamente potete andare avanti fino a quando volete, la misura la decidete voi. Ed ecco terminata anche questa piastrella. Con lo stesso fiore ne abbiamo ottenuto 2 varianti, una di soli archetti e una rifinita con il punto granny. Ovviamente la dimensione della piastrella la deciderete voi, potete lasciarle piccole o potete farla diventare grande, potete aggiungerne sia lavorando con i soli archetti sia con il punto granny, le potete collegare tra di loro e realizzare veramente tutto quello che volete. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.